inizi del 1500, mentre la scoperta di un nuovo mondo determinava inesorabilmente il declino delle grandi potenze mediterranee, la Repubblica di Venezia era travagliata da lotte interne che dividevano i patrizi in fazioni pronte a tutto per la difesa di interessi e privilegi spesso nettamente contrastanti con le norme del vivere civile e con il bene del popolo che rappresentavano in Senato. Con il rispetto e l'obbedienza dovuta al nostro Serenissimo Doge, ritengo sia nostro dovere opporci con ogni mezzo alla legge che egli si propone di farci approvare. Con ogni mezzo, nobile Davila? Con ogni mezzo, Serenissimo. Con ogni mezzo legale, intendo. Voi ci proponete di sopprimere il diritto di pirateria che spetta alle navi di San Marco e abolire così l'arruolamento forzato, unico mezzo per rifornire le nostre galeazze degli equipaggi necessari. Eliminando i legni corsari, a che servirebbero gli equipaggi? Da secoli le nostre navi dominano i mari, riempiendo d'oro le casse della Repubblica. Certo, ma ancor più i forzieri dei loro armatori. Il nome di Venezia? Il nome di Venezia è infangato dalle scorrerie che si effettuano all'ombra della sua bandiera. Una vergogna alla quale abbiamo deciso di porre fine, e questa volta per sempre. Il Doge ha ragione, no? Sì, ha ragione, purtroppo. Nessun veneziano verrà più strappato alla sua famiglia, né sarà costretto a imbarcarsi sulle galee per un viaggio troppo spesso senza ritorno. Per compensare questa mancanza di entrate, dovremo tassare il popolo. Certo, tasseremo chi ha più mezzi. Limiteremo finalmente lo spreco ed il fasto di cui ci circondiamo. E il popolo benedirà il Doge che così ha voluto. Capitano Altieri, vi sono profondamente grato. Anche voi, come l'eccellentissimo Davila, sarete colpito da questa legge. Mi inchino alle vostre decisioni, Serenissimo. Non conta l'interesse del singolo di fronte a quello della comunità, tanto cara al vostro cuore. Io non avallerò mai con il mio voto le decisioni prese per soddisfare le ambizioni del nobile Candiano contro gli interessi di tutti coloro che formano il cuore della Repubblica. Davila difende con passione gli interessi dei suoi amici, ma i nostri amici sono più numerosi dei suoi, perché sono il popolo di Venezia, l'anima della città che io ho l'onore di servire. Purtroppo, Serenissimo, la nuova legge non può essere approvata che all'unanimità. Dobbiamo riuscire a convincere Davila. Dobbiamo essere tutti grati a Davila che ha abbandonato il Consiglio. In questo modo ha bloccato la legge che il Doge voleva far approvare. Il vecchio Candiano comincia a diventare pericoloso. Dobbiamo difendere i nostri interessi. Comunque, per ora, la cosa più importante è che il Doge continui ad avere fiducia in voi, comandante Altieri. Per questo potete stare tranquilli, però io penso che bisognerebbe agire al più presto. Giusto. Voi, Bembo, come grande inquisitore, siete temuto da tutti, anche dallo stesso Doge. Voi dovete agire prima che sia troppo tardi. Pensate proprio che io stia dormendo? Riconoscete questa scrittura? È la calligrafia del Doge. E questa? Anche. Ma il Doge non può aver scritto questo. Oh, conosco un levantino che con una penna in mano fa degli autentici miracoli, credete a me. Sì, ma senza il sigillo dogale non ha nessun... Lorenzi, il sigillo dogale sta in mano del nostro caro amico. E noi ci sbarazzeremo del Doge. Può essere un gioco da bambini, se condotto intelligentemente. Il Doge Candiano è un uomo onesto ed è facile colpire le persone oneste. Però ricordiamoci che ha un figlio. Rolando. Già, Rolando Candiano, un figlio devoto che adora e venera suo padre. È il suo braccio destro. È molto pericoloso quando impugna una spada. Intendete colpire il Doge attraverso suo figlio? Perché no? Pensateci, Altieri. Non sarà facile sbarazzarci di lui. Rolando è tutt'altro che stupido. Stupido no, ma è innamorato e sta per sposarsi. In questo momento Rolando pensa solo ai preparativi delle nozze e alla felicità che lo attende. Dopotutto possiamo anche capirlo, perché Leonora è la più bella e la più desiderabile delle donne.
E forse Rolando non sa nemmeno di avere conquistato la sua felicità, rendendo infelice un altro innamorato. Dico bene, Altieri? Bravi, vero? Bravissimi. Eccezionale. Siete una donna invidiabile, Leonora. Il vostro amato Rolando si sta battendo proprio come un San Giorgio che volesse liberarvi dal drago. Un drago che esiste solo nella vostra fantasia, Cinzia. Può darsi. Signori, l'esibizione è terminata. Bravo, Rolando. Molto bene. Siete sempre la prima lama di Venezia. Grazie. Basta. Troppa foga per un incontro accademico. Fortuna che le lame hanno il bottone. Perdonatemi, maestro. Per Rolando tutto è facile, specie quando gli avversari sono così condiscendenti. Scusate, non capisco. Voglio dire che tutti si mostrano troppo deboli di fronte al figlio del doge. Così nelle armi come in amore. Nobili signori, assisterete ora all'ultima esibizione. Rolando Candiano si misurerà con il capitano Altieri. In guardia. A voi, signori. Solo questi. Sono pochi. Non gli hai detto che l'altra metà l'avrete dopo? Certo che gliel'ho detto. Vero, Scalabrino? Sì, lo so, ma credevo che fossero di più. Allora siamo intesi. Domani sera alle 10 a San Trovaso. La tua parte. Se vuoi contarli. Non occorre, io mi fido di te. Fai male a fidarti, Scalabrino. I soldi fanno gola a tutti. E il tuo compare mi sembra che abbia le mani piuttosto lunghe. Beh, l'affare l'ho combinato io. Mi sono preso una percentuale. Un momento, prima devo controllare. No, ormai li hai presi. Adesso sono io che non mi fido. Buonanotte. Guarda, mi ha rubato 3 ducati. Ci vuole proprio un bel coraggio a rubare a un ladro. Delinquente. Che razza di maniere sono? Vedrai però, domani notte glieli faccio sputare io i miei soldi. Bravo. Tu sei capace solo di muovere le mani. Ma quando imparerai a usare il cervello? E adesso mi dici che cosa andate a fare domani sera a San Trovaso? Niente, un piccolo lavoro. Che genere di lavoro? Ecco, non posso dirtelo, è un segreto. Un segreto, vero? Li conosco bene i tuoi segreti. Sarà una delle solite vigliaccate. Finirete in galera, ai piombi. In prigione. L'ho sempre detto che non capisci niente. Sta a sentire, quello che mi ha assunto per questo lavoro è il capitano delle guardie. Ti rendi conto? Sono completamente al sicuro. E poi, non hai visto tutto quel denaro là? Domani me ne daranno altrettanto. Sono molti quattrini. Potremo sposarci adesso. Su, avanti. Non tenermi più il muso. Sei triste stasera. Che cos'hai? Ho paura, Rolando. Non so, è come un presentimento. Tuo padre con le sue nuove leggi sta facendosi troppi nemici. Anche Davila. Davila e tutti coloro che la pensano come lui dovranno rinunciare ai loro ingiusti privilegi. Se sarà necessario li costringeremo con la forza. È quello che temo, la guerra civile.
Ma no, la guerra non ci sarà. La maggior parte dei consiglieri, incluso tuo padre, sono favorevoli alla riforma. Persino Altieri si è schierato con loro. Rolando, hai torto a fidarti di Altieri. Tu credi che egli mi invidi per i miei successi militari? No, non solo per questo. E per cos'altro? Nulla, sono una sciocca che ha paura perfino delle ombre. Ti amo, Rolando, e ti ammiro per la tua grande lealtà. Tu pensi che tutti gli uomini siano sinceri e leali come te? Leonora! Povera Ginevra, ha passato tutta la sua vita a cercarmi. Chissà quanto mi odia perché sto per sottrarti al suo dominio. Fra pochi giorni il patriarca ci unirà per sempre. Non conto più i giorni, ma le ore. Aiuto! Aiuto! Lasciatemi! Per l'amor del cielo, lasciatemi! Coraggio. Avanti, uccidetemi. Che cosa state aspettando? Come ti chiami? Scalabrino. Vattene, Scalabrino, è tardi. Dovresti già essere a letto. Come? Non volete uccidermi? Vattene, ti ho detto. Ma io vi ho aggredito. E io ti ho disarmato. Siamo pari. Ah, ci sono. Avete bisogno che vi sbarazzi di qualcuno? Non essere stupido, Scalabrino. Ti faccio grazia della vita per festeggiare le mie nozze. Aiuto! A fuoco! Non aver paura, le zucche vuote restano sempre a galla. Se non ci fossi stato tu, Rolando. Imperio. Ti ringrazio. Te ne prego, non lasciarmi sola. Non c'è più pericolo adesso. Ho paura, potrebbero tornare di nuovo. Per pietà. Va bene, andiamo. Rolando. Ti confesso che sono grata a quei malviventi che ti hanno permesso di provarmi ancora una volta la tua devozione. Difendere una donna è un dovere. No, lasciami credere che hai rischiato la vita proprio per me. Che non hai dimenticato quello che c'è stato fra noi. Certi ricordi svaniscono col tempo. Già, il tempo. Forse già allora, mentre eri fra le mie braccia, sognavi un'altra donna, quella del tuo cuore. E ora l'hai trovata. Voi siete troppo ammirata e desiderata per rimpiangere una passione che nulla vi ha offerto. Mi dai del voi adesso? Ma certo, hai ragione. A una cortigiana non è concesso di provare un po' d'amore. È un errore cedere al sentimento, pretendere che anche voi possiate ricordare. Fingiamo di incontrarci per la prima volta qui. Voi, Rolando Candiano, io, quella che sono. No, grazie. Addio, Imperia. Rolando. Ferma. Davila, guardala.
Rolando Candiano. Deplorevole condotta per un uomo che sta per sposarsi. Peccato. Bastava mezzo minuto prima. Già. L'ho sfilato dalla cintola di Rolando Candiano. Bugiarda, sciagurata. Era qui, l'ho visto coi miei occhi. La gelosia ti acceca. Era Rolando Candiano. Sapevo di trovarlo da te. L'informazione era del tuo amico Altieri, vero? Si diverte a farti ingelosire. Imperia, tu vuoi rendermi ridicolo. Fra me e Rolando Candiano non c'è più niente da molto tempo. Lo sai che non mi hai ancora dato un bacio? Allora, che cosa aspetti? Scusateci per lo spiacevole contrattempo. Miserabili! Mi avete mentito! Mi avete mentito! Nessuno doveva essere La ucciso! colpa in fondo è vostra. Dovevate trattenere Rolando Candiano fino all'arrivo di Davila. Ma io non sapevo. Non sapevo. Non sapevate che ci serviva uno scontro fra questi due gentiluomini? Ma è stato meglio così, perché quel pugnale è la firma di Rolando Candiano nell'assassinio del nobile Davila. Non è vero. Non è stato lui e nessuno ci crederà. Tutti lo crederanno, perché voi lo giurerete. No, voi non potete chiedermi questo. È vostra figlia, se non sbaglio. È deliziosa, un vero fiore. Si chiama Bianca. È in un collegio non lontano da Venezia, a Mestre. Sandrigo è già andato a trovarla. Questo lo tengo io per ricordo. Perché? Che cosa volete fare a mia figlia? Niente, non le faremo alcun male se seguirete i nostri consigli. E se scriverete una denuncia contro Rolando Candiano. In occasione delle prossime nozze di mio figlio Rolando con Leonora Dandolo, ho stabilito che ogni popolano che abbia contratto un debito con un patrizio vada dal mio tesoriere, il quale pagherà il debito per lui. Viva i Candiano! Sei felice, figlia mia? Sì, padre, sono la più felice delle donne. Con questo scambio di anelli voi vi giurate fede eterna, legandovi per sempre nel bene e nel male. Fra 8 giorni in San Marco il patriarca benedirà le vostre nozze. Con il vostro permesso, Serenissimo. Quale segno di profonda devozione, le consorterie degli artigiani chiedono di porgere i loro doni al nobile Rolando Candiano e alla sua promessa sposa. La consorteria degli orafi. Gli armieri di Calle degli Spadai. Ti ringrazio. Con una simile arma nessun nemico mi farà paura. I vetrai di Murano. Il vostro dono ci commuove e la vostra maestria ci incanta. Le merlettaie di Murano.
abitanti di Riva d'Oriente. L'orrore che noi proviamo è lenito solo dalla certezza che il colpevole non potrà sfuggire al giusto castigo. Se questo pugnale, che reca inciso sull'impugnatura lo stemma dei Candiano, è la prova materiale che il delitto è stato commesso da Rolando Candiano... No, non è vero. Quell'arma mi è stata rubata. Io non ho ucciso Davila. Altrettanto chiaro è il movente che ha armato la sua mano. Rolando Candiano complottava contro la sicurezza della Repubblica e io ve ne darò la prova. Fate entrare il capitano Lorenzi. Capitano Lorenzi, riferite al Consiglio ciò che avete dichiarato in istruttoria. La verità, capitano. Io faccio appello al vostro onore di soldato. Parlate. Più volte il nobile Davila ebbe a parlarmi dei suoi sospetti sulle attività rivoluzionarie di Rolando Candiano. E come spiegate che non ne fece parola con altri, specie col grande inquisitore, come sarebbe stato a suo dovere? Forse aspettava di possedere altri schiaccianti elementi. Quali erano le prove di cui vi parlò Davila? Certi scritti che portava in tasca e che mi mostrò senza farmeli leggere. Presumo fosse una lista dei nomi dei congiurati. Le vostre non sono che fantasiose congetture, capitano Lorenzi. E chiedo all'onorevole consigliere presidente di respingerle. Il testimone può ritirarsi. Dalla deposizione del capitano Lorenzi, eccellentissimi consiglieri, risulta chiaro il movente di questo orrendo delitto. Rolando Candiano ha ucciso per impadronirsi di quei documenti assai compromettenti con cui Davila intendeva denunciare la congiura ordita dall'imputato per impadronirsi del potere e instaurare a Venezia la dittatura della famiglia Candiano. Parole, solo parole che dicono poco e dimostrano meno. Accuse che cadono da sé pensando a quello che il Serenissimo Doge ha fatto per la nostra Repubblica e quanto Venezia debba essere grata a Rolando Candiano per i brillanti fatti d'arme di Malta, di Rodi, di Traù. Nobile Dandolo, non siamo qui per rievocare l'attività guerriera dell'imputato. A sostegno di quanto asserisco esiste una lettera indirizzata a me. Non si tratta di una denuncia anonima, porta una firma, che ha anche una voce. Fate entrare l'altro testimone. Parlate liberamente, ma prima di accusare vi ricordo che le vostre parole possono mandare Rolando Candiano al patibolo. Conoscete l'imputato? Sì. Più forte, non ho udito la vostra risposta. Sì. Allora diteci tutto quello che sapete sul suo conto. Quello che sto per dire è spaventoso. Avanti, stiamo aspettando. Rolando Candiano complottava per la rovina della Repubblica. Come fate a saperlo? Rolando Candiano era il mio amante e tutte le sere dopo le 10 veniva da me. Ci incontravamo ogni notte nella mia casa ed era tanto sicuro del mio amore da organizzare il suo complotto sotto il mio stesso tetto. Io avvertii il nobile Davila, ma egli mi impose di tacere. Voleva avere le prove inconfutabili di questa congiura per denunciare Rolando Candiano e i suoi complici di fronte al Consiglio. Attenta, Imperia, la vostra accusa è così assurda che sembra quasi dettata dalla gelosia, perché voi siete ancora innamorata di Rolando Candiano. Ve lo leggo negli occhi. Eccellentissimo consigliere presidente, si vuole influenzare la peste.
Portare un delitto politico sul troppo comodo piano del reato passionale. Proseguite nella vostra deposizione. L'altra sera Davila si presentò all'improvviso a casa mia. C'era anche Rolando. Davila aveva con sé le prove del suo tradimento e Rolando se ne accorse. Per questo lo ha ucciso. È falso! È falso! Questa donna mente! La testimonianza che abbiamo udito è una chiara condanna. Rolando Candiano, siete un assassino. Sul patibolo sconterete le vostre colpe. È orribile. Che fine miserevole. Chi l'avrebbe mai detto? Esaminate le prove. Ascoltate i testimoni. Il Consiglio dei 10 ha riconosciuto Rolando Candiano colpevole dell'assassinio del consigliere Davila e reo di tradimento e di cospirazione ai danni della Repubblica di Venezia. Pertanto, questo Consiglio lo condanna alla pena di morte mediante squartamento. Manca solo il vostro sigillo. Non credo che mio figlio sia colpevole. Farò quanto è in mio potere per salvarlo. Badate, Candiano. Opporsi alla giustizia è tradimento. Una parola troppo consueta nella vostra famiglia. Come osate? Nei quartieri popolari la gente è insorta clamando il nome dei Candiano. Diversi consiglieri sono stati aggrediti, malmenati. Vi ripeto che mio figlio è innocente. Io, nonché altri membri del Consiglio, abbiamo ricevuto decine di lettere che ci minacciano di morte se vostro figlio sarà giustiziato. Non credo una parola di quanto asserite. È strano che voi non mi crediate. Che cosa intendete dire? Con questa lettera autografa, trovata addosso a vostro figlio, voi vi siete impegnato a confiscare i beni dei vostri oppositori per distribuirli a coloro che avrebbero partecipato al complotto. Con questo scritto Rolando poteva ottenere facilmente l'appoggio dei suoi complici. Questa è un'infamia. Sì, è un'infamia che reca il vostro sigillo. Arrestatelo. Temo che la gente non vi perdonerà di aver acconsentito alle nozze di vostra figlia con un nemico della Repubblica. La gente amava Rolando, non può aver cambiato opinione così di colpo. Io vi ho fatto venire qui in casa mia per avvertirvi che la vostra posizione poi si è ancora aggravata per la appassionata difesa dell'imputato che avete fatto al processo. Difendere quel giovane faceva parte dei miei doveri di consigliere. E poi, ricordatelo, egli è il figlio del mio amico più caro. Dandolo, vi consiglio per il bene vostro e per quello di Leonora di non accennare mai più ai vincoli di amicizia che vi hanno legato alla famiglia Candiano. Si fanno già troppe chiacchiere e qualcuno insinua che voi stesso forse non eravate del tutto estraneo alla condizione. Basta! Nessuno da che esiste Venezia ha mai osato porre in dubbio la lealtà dei Dandolo. Non agitatevi, vi prego. Noi ci troviamo qui perché vi siamo amici, più che amici, anzi. Dovete sapere che io
Già da tempo amo vostra figlia. Un amore segreto e senza speranza. Voi? Ho sempre sognato di farne la mia sposa. Vi consiglio di riflettere. Accogliendo nella vostra famiglia un nobile come Altieri, la cui devozione nei confronti della Repubblica è al di sopra di ogni dubbio, sono certo che fareste tacere ogni voce contro di voi. Si discute molto in questi giorni su chi dovrà essere il prossimo doge. Ormai è già passato più di un mese da quando il seggio dogale è vacante. In passato voi avete sempre goduto l'affetto e la stima di tutti i veneziani. Il matrimonio di Leonora con Altieri sono certo che appianerebbe molte cose e il vostro nome potrebbe rientrare nella rosa degli aspiranti al dogato. No, è impossibile. Che cosa intendete dirmi? Che a me non manca l'autorità per influenzare il maggior consiglio. Doge di Venezia. Potrei diventare doge di Venezia. La posta in gioco è molto importante. Che ne dite, Dandolo? Parlatene a vostra figlia, convincetela ad accettare la mia mano. Se ci riuscite, io vi garantisco che fra pochi giorni sarete voi il nuovo doge. Perdonatemi, padre mio. So di darvi un grande dolore e me ne dispiace immensamente. Ma ormai la mia decisione è presa. Non uscirò mai più da questo convento. Vorresti lasciarmi solo? Io amo Rolando più che mai perché sono convinta della sua innocenza. E voglio rimanere fedele alla mia promessa. Anch'io lo ritengo innocente. Forse accadrà un miracolo. Dio ascolterà le mie preghiere. E un giorno si farà luce sulla verità. Un giorno si può darsi, ma intanto Rolando verrà giustiziato. Dio mio. A meno che non si riesca a far cambiare la condanna a morte in carcere a vita. E credete che sia possibile? Soltanto il nuovo doge potrà commutare la pena. Ma chi sarà il nuovo doge? Forse potrei essere io. Voi? Allora siamo salvi. Calmati. Vorrei che fosse così, ma non sarà facile. Bembo e i suoi amici appoggeranno la mia elezione solo se crederanno che io sia un fantoccio nelle loro mani. Aiutatemi, padre mio, ve ne scongiuro. Farò tutto il possibile. Ma non ti ho ancora detto che la mia elezione può dipendere da te. Da me? Ma io farei qualunque cosa pur di salvare Rolando. Qualunque cosa? Sì. Saresti anche disposta a sposare il nobiluomo Altieri? Alzatevi. Assunto l'altissimo potere di guidare i destini della Serenissima, il nobile Antonio Dandolo, nuovo doge di Venezia, promulga un'amnistia generale per tutto il territorio in occasione del matrimonio di sua figlia Leonora col capitano generale dell'esercito nobile Altieri, Rolando Candiano. In virtù di questo atto di clemenza, la condanna a morte che doveva farvi salire al patibolo viene commutata nel carcere a vita, pena che sconterete in una segreta dei pozzi. Che meraviglia! È una casa splendida, mamma. Quanto è bella. Sono contenta di essere qui.
Vorrei poterti dare una reggia, Bianca. Quanto sei cara, mamma. Vi chiedo scusa, Imperia. Mi accorgo che sto facendo la parte dell'orco nel castello delle fate di Madamigella. È mia figlia Bianca, arrivata ora dal collegio. Il capitano Lorenzi, un amico di casa. Perdonate se ci lascia. Va, cara, devi aver bisogno di riposarti. Lorenzi, se ci tenete che la nostra relazione continui, non dovete mai più metter piede qui. Trovate un posto dove possiamo incontrarci. Mi scacciate? No, ma voglio che nessuno frequenti la mia casa finché Bianca resterà con me. Peccato. Anche il grande inquisitore aveva intenzione di conoscere Bianca. Bembo, vi scongiuro, dissuadetelo. Mai gli consentirò di vederla. Perché? Perché voi lo sapete benissimo. Vi avverto che sono disposta a qualsiasi cosa pur di difendere mia figlia. Sei convinto ora? Rolando Candiano è pazzo. Sono mesi che non apro più la porta della sua cella e ti consiglio di fare altrettanto. Non gli dai da bere? Di acqua ne è abbastanza. Siamo sotto i canali qui. Ecco una collana di turchesi, ma non ve la consiglio, ho di meglio. Guardate, questi sono dei meravigliosi topazzi. Danno luce al viso e splendore allo sguardo. Ti piace? Sì, ma è troppo per me. Non pensarci. Se ti piace lo compriamo. Voglio che quando torni in collegio le tue amiche ti invidino. Per questa collana potrei Come fare delle bello. condizioni speciali. Ci è consentito Illustrissimo. dare il nostro consiglio? Eccellenza. Questa è Bianca, immagino. Sì. Cara Imperia, è un delitto aver tenuto nascosto per tanto tempo un simile tesoro. È ancora una bimba e fra poco tornerà in convento. E nel frattempo avete fatto un convento della vostra casa e vi ci siete chiusa dentro. Eccellenza, cerco di godermi più che posso la compagnia di mia figlia. Siete un egoista. Sono sicuro che Bianca invece amerebbe conoscere anche le bellezze della nostra città. Non è così, Madamigella? Ognuna di queste perle sarebbe degna di adornare il collo di una regina. Non dategli ascolto. L'imbroglio ormai fa parte della sua natura. Sarebbe capace di spacciare per oro zecchino anche un vecchio ferro di cavallo e per gemma preziosa un volgare ciotolo trovato nella sabbia. Comunque queste perle sono quasi all'altezza dei suoi elogi. Accettatele. È soltanto un umile omaggio alla vostra bellezza. Non posso permettere, eccellenza. Non è consigliabile opporsi al volere del grande inquisitore. Capita raramente che offra una collana di perle invece di un collare di ferro. Vedete, Imperia, come queste gioie brillano di più ora? Cercano di competere con la bellezza di vostra figlia.
Chi sei? Quello che vedi. Un povero prigioniero come te. Mesi di lavoro per trovarmi in un'altra cella. E ti sei scelto un bel compagno per di più. Io sono condannato a morte. Perché? Che cosa hai fatto? Niente. Volevano che facessi la guardia. Io. E sapevano quello che ero. E allora? Ho rifiutato. E sono tornato con la mia banda. Ma poi, per colpa di una maledetta spia... Ti hanno arrestato. Già. E sai, mentre scappavo, non so neanche io come, le mie mani sono finite sul collo di una guardia. E l'hai uccisa. Ma non è colpa mia. Che ne potevo sapere io che aveva il collo così fragile? Sì, aveva ragione mia madre, poveretta. Queste mie mani sono una maledizione. Beh, fortunatamente non ho paura di morire. Già. Quando uno è solo e non ha più nessuno. No, ti sbagli. Ho una ragazza che mi vuole molto bene. È giovane e anche bella. Si consolerà presto, vedrai. Mi dispiace soltanto per quel povero vecchio cieco. Tuo padre? No. Ma per me è più che se lo fosse. Suo figlio un giorno mi ha salvato la vita. Quel vecchio è il doge Candiano. Come hai fatto a indovinarlo? E tu sei Scalabrino, vero? Ma tu chi sei? Come sai il mio nome? Non mi riconosci. Sono Rolando Candiano. Cosa? Sta venendo qualcuno. Inginocchiati, Scalabrino. Domani all'alba sarai giustiziato mediante decapitazione. Chiuso nel sacco nero della penitenza, ravvediti dei tuoi orrendi peccati e implora dall'Altissimo quella grazia che gli uomini non hanno potuto concederti. Che Dio abbia pietà dell'anima tua. Hai sentito? Domani mattina all'alba mi spediranno all'altro mondo. Può darsi però che la tua ora non sia ancora giunta. Vedi che amici hai, Scalabrino? Ti accompagnano perfino al funerale. Va. Coraggio, ti è concesso dare un ultimo sguardo a Venezia. Ma questo non è Scalabrino! Com'è possibile? In Maledetti! Bisogna prenderli! Evade le nostre teste! Vieni avanti, maledetto cialtrone! Permettete. Silenzio! Come osi presentarti ancora davanti a me? Ma io ti farò frustare, ti farò mettere alla tortura. Dovrai confessare che ti ha pagato per far fuggire Candiano. Eccellenza, non potranno andare lontano. Li abbiamo sicuramente colpiti. Miserabile bugiardo, cerchi di ingannarmi ancora? No. Sei rimasto quello che eri, un bandito da strada. Lasciatemi parlare, eccellenza. Li cattureremo, ve lo assicuro. Dove volete che si nascondano in quello stato? Venezia è grande e Candiano ha ancora molti amici. Noi li terremo d'occhio tutti. E una volta trovato, lo uccideremo sul posto. Fidatevi di me, non ve ne pentirete.
Sembri certo di riuscire. Che cosa ti dà tanta sicurezza? Sentiamo. Conosco gli uomini, eccellenza. Nessuno resiste all'allettante prospettiva di guadagnare facilmente del denaro. Sarà sufficiente che voi mettiate una bella taglia sul capo dei due fuggiaschi e vedrete che chiunque sarà disposto a tradirli. Sì, la tua proposta non è sciocca, ma se dovessi ugualmente fallire? Non fallirò, eccellenza. Ci tengo alla mia testa e so cosa mi attenderebbe se non riuscissi. Che remata. Non mi par vero d'essere a terra. Dov'è la casa della tua donna? Ancora lontana, oltre quel fiume. Ma adesso dobbiamo aspettare la notte. Cambiarci questi cenci, dormire qualche ora, altrimenti non ce la faremo. Ma lo vedi, stai male. La febbre ti si porta via. Ho solo bisogno di riposare un po'. Laggiù c'è una capanna. Rischiamo? Sì. Ehi, girate al largo voi Ma non due. aver paura, cerchiamo soltanto un tetto e un po' di fuoco. Filate via, ho detto. Per l'amor del cielo. Oh! Non fate la commedia, andatevene. Meriteresti che ti staccassi la testa. No, no, sono un poveraccio come voi. Vi darò quello che posso. Metti il mio amico in barca e portalo subito laggiù, nella capanna. Ma niente scherzi, hai capito? Piano, così. Ecco. Da dove venite? E a te che te ne importa? Ah, niente. Domandavo così, tanto per parlare. Fa piacere scambiare due parole. Io invece sono un tipo taciturno. Dai, voga. Ho freddo. Ho tanto freddo. Coraggio. Di, vivi solo tu qui? Solo. Chi vuoi che mi tenga compagnia in quest'inferno? È proprio in brutte condizioni. La febbre gli ha asciugato i cenci addosso. Hai del vino da far bollire? Ecco. Ma per scaldarlo bisognerebbe andare a terra. Qui si incendierebbe tutto. Va allora, e non filartela. Tanto non riusciresti a farmela. Ti terrò d'occhio. Su, muoviti. Attento. Ci inseguono. Pepi, corri a chiamare qualcuno. Sono quelli della taglia. Fossi matto. Quei soldi ce li beccheremo soltanto noi. Perché dividerli con altri? Ma come facciamo a prenderli? Aspettiamo che si addormentino. Non ci vorrà molto, credi a me. La catena, presto. Ecco.
fuori, carogne maledette! Stringi, stringi! Ci vuole una barca grande per portarli a Venezia. Basterebbe avvisare i soldati che li abbiamo presi. Bravo, stupido, così la taglia se la prendono loro. Li hai uccisi. Volevano denunciarci. Il primo che si muove lo brucio. Venite a terra con le mani alzate. Pietro! Pietro! Lo conosci bene? Non aver paura. È un amico di quelli veri. L'ho conosciuto in galera. Per tutti i diavoli, questa non me l'aspettavo. Chi non muore si rivede. Vecchio mio. Scalabrino, vengo da Venezia. È tutto in subbuglio per la vostra fuga. Sai, quei due volevano venderci alla polizia e così sono stato costretto. Io vi conosco, ho avuto l'onore di servire vostro padre. Ma come avete fatto a... Sarebbe troppo lungo da raccontare e noi abbiamo un po' di fretta. Di, vuoi aiutarci? Certo, ma più di me vi aiuteranno quei due gentiluomini. Cosa? Non vorrete andare in giro con questi stracci che avete addosso. Spiegatevi meglio. Credo non si rifiuteranno di prestarvi i loro vestiti. Giusto, buona idea. Sta tranquillo, ormai il peggio è passato. Tra non molto saremo da Cuana, al sicuro. Speriamo. Ma certo, la sua casa è contro il confine. Anche se di quelle carogne non c'è da Come va il fidarsi. Brucia un po', ma quello che si lamenta è lo stomaco. La fame è un gran brutto male. Andiamo. Scalabrino! Chi è? Non temere, è suo figlio. Che ti è successo? Ma niente. Chi c'è, Cuana? Chi c'è? È tornato Scalabrino? Non era solo, però. Sono io, padre. Rolando. No, no, non è possibile. Non riconosci la mia voce, padre? Rolando, figlio mio, riporti la luce nei miei occhi. No, è troppo bello, deve essere un sogno. Non affaticarti, ti prego. Sta calmo, padre. Sono qui io adesso. Ti hanno liberato finalmente. Sì. Hanno riconosciuto la tua innocenza. Sì. Starò sempre con te. Torneremo insieme a Venezia. Venezia, la mia Venezia, la mia. Poveretto, sono parecchi giorni che delira. Stanotte credevo proprio che mi sono raccomandata a tutti i santi. È divorato dalla febbre. L'ho curato come potevo. Avrei voluto fare di più, ma la miseria è una gran brutta cosa e poi la gente mi sfuggiva come una pestata. Perché? Per paura di compromettersi. Avevo accolto il doge condannato all'esilio. E tu hai continuato a... Mi ero affezionata ormai. Rolando, Rolando. Padre mio. È morto un galantuomo. Io ritorno a Venezia. D'accordo, andiamo. E questa volta qualcuno la pagherà cara. No, Scalabrino. Io non voglio vendicarmi, ma riabilitare il nome di mio padre. Tu però puoi aiutarmi a smascherare coloro che lo hanno tradito.
Mi sorvegliate ora. Andate via. Come esca non era scelta male. Anche lei è contro di me. Verrà anche la tua volta, Leonora. Eccoli qua, capitano. Scoprili. Non sono belli. Sfido io. Devono essere rimasti in acqua almeno una settimana. E i pesci non hanno fatto complimenti. Guardate, questo ha una ferita al braccio. E alle caviglie e ai polsi ha ancora i segni dei ferri. Che cosa ne dite? Non possono essere che loro. Passa il comando per ritirare il premio. Non sapevo di aver pescato un po' di fortuna. Leggi. Sei sicuro di averlo visto? Era proprio lui. Di schifosi come quello ce n'è uno solo. Eccolo. Prego. Giorni fa mi dissi che avevate trasformato la vostra casa in un convento, ma ora penso che sia addirittura una prigione, dato che per vedervi sono stato costretto ad alzarmi all'alba. Come avete saputo che saremmo venuti a messa in San Marco? Dimenticate troppe cose, Imperia. Anche che io sono il grande inquisitore. Posso avere l'onore di accompagnarvi con la mia gondola? Immagino che non mi permetterete di rifiutare, vero? Infatti. Non abbiamo fortuna, Scalabrino. Quelle due donne manderanno all'aria i nostri piani. Non è ancora detto, amico. Guarda un po' chi sta arrivando. Lorenzi. Anche lui è sulla mia lista. Sarà una gioia per me. Stamane non ho bisogno di voi, capitano. Porto le signore a vedere sorgere il sole sulla laguna. Prego. Tutti! Sono inseguito, bisogna prenderli! Nel canale non è finito. Guarda, c'è una luce lì. È dentro. Non possiamo lasciarcelo sfuggire.
subito al processo. No, mai! Avanti! Ti vuoi decidere? Attento, ci serve vivo! Parla, avanti! Parla! Mi dispiace, come al solito ho stretto troppo. Lo butto nel canale. No, voglio che trovino il suo corpo. Voi dimenticate un po' troppo spesso che sono vostro marito. Cercate di umiliarmi con la vostra passiva ubbidienza. Non avete mai un sorriso, mai una parola buona per me. Né fate un tentativo per capire il mio amore. Voi sapete che ho acconsentito a sposarvi perché mio padre potesse salvare la vita di Rolando. Non vi ho nascosto nulla. Cerco di assolvere i miei doveri di moglie con assoluta onestà. Io invece direi che... Avanti. Lorenzi è stato assassinato. Dove? Quando? In un sottoportico a San Geremia. Gli hanno spezzato l'osso del collo. Bembo è stato informato? Sì, è lui che mi manda. Vi aspetta. Vuole vedervi subito. Non mi sembra sia il caso di agitarsi tanto. Comunque digli che tra poco sarò da lui. È come pensavo io. Non c'è da allarmarsi. Lorenzi ieri ha avuto una discussione al tavolo da gioco ed evidentemente... Già, era solito ad avventure del genere. E poi è fuor di dubbio che i morti non ritornano. Piuttosto adesso dovremo pensare a sostituirlo. Ci occorre una persona fidata. Non sarà difficile trovarne una. Permettete, in tutta Venezia non troverete nessuno che vi sia più devoto di me. Avvicinarli diventa sempre più difficile. Credi che sospettino che noi siamo vivi? No, la causa deve essere un'altra. Sapete che adesso il nuovo capo delle guardie è Sandrigo? Quella maledetta spia. Ma ci penserò io a cucinarmelo. Ti prego, niente colpi di testa o comprometteresti tutto. Tentiamo prima con Imperia. Se lei ammettesse che l'hanno costretta a mentire... Quella è legata a fil doppio con Bemba e compagni. Ha più paura di loro che del diavolo. Su lei non contarci. Dimentichi un particolare. Ha una figlia a cui è molto affezionata. Già, un agnello fra i lupi. Che cosa fate qui? Andatevene! Aspettavo tua madre. La tua vista però mi ha ben ripagato della lunga attesa. Siete un essere spregevole, indegno. Come vi permettete di spiarmi? Bambina mia, dovresti essere molto lusingata dell'ammirazione che io ti dimostro. Uscite subito dalla mia stanza. Mi piaci ogni giorno di più. Uscite. Sei fresca e morbida come una rosa appena colta. Mamma! 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 Bianca, tesoro mio, che è successo? Non è successo proprio nulla. Evidentemente vostra figlia soffre di allucinazioni. Che cosa fate qui? Da dove siete entrato? Siete disgustoso, Bembo. Mia figlia è ancora una bambina. A giudicare dall'aspetto non si direbbe proprio. Avete mai pensato quanto sarebbe più sicura Bianca con un protettore come me? Per proteggerla è più che sufficiente sua madre. Domani la farò tornare in collegio. Non trovate che questa potrebbe essere una decisione un po' troppo avventata? Piuttosto che vederla accanto a voi, la ucciderei con le mie mani. E adesso vi prego, eccellenza, lasciate questa casa. Vi consiglio di non lasciarvi trascinare dal sentimento. Non credo siate tanto imprudente da mettervi contro di me. Voi sapete che le conseguenze ricadrebbero non solo su di voi, ma soprattutto su vostra figlia. Avrai bisogno di almeno 2 uomini che siano fidati. Ce l'hai? Dipende dal prezzo, eccellenza. C'è di che pagarli. Allora, la finestra della camera di Bianca è... ripeti? È la seconda a partire dall'angolo. Sarà uno scherzo, eccellenza. Vi porterò la ragazza a casa come un bocciolo appena colto dalla pianta. Questa notte stessa. Intesi? Lascerò libera la servitù. I tuoi uomini resteranno di guardia in giardino e che tengano gli occhi ben aperti. Sarà fatto, eccellenza.
posto, prendete la ragazza. Sei tu, Sandrigo? Questo ve lo manda Rolando Candiano. All'assassino! All'assassino! Aiuto! Accorrete! Prendetelo! No, non aver paura, Imperia. Non sono venuto per vendicarmi. È per tua figlia che sono qui. Che cosa è successo a mia figlia? Bembo ha ordinato a Sandrigo di rapirla. No! Bianca! Bianca! Non è possibile, nessuno ha udito niente. Bortolo, Rosalba! Dove siete? Accorrete! Signora! Che è successo? Non preoccuparti, è in un luogo sicuro. Dov'è? Lo saprai quando avrai confessato pubblicamente di aver mentito. Rolando! Se continuate a tacere ve ne farò pentire. Voi sapete che Rolando Candiano è vivo e certamente l'avete anche incontrato. Ti conviene parlare, Imperia. Sì, è vero. È lui che ha salvato mia figlia dall'infame tranello che voi le avete teso. Dove è nascosto ora Candiano? Non lo so. Scommetto però che vi avrà detto dove ha condotto Bianca. Nemmeno di mia figlia so più nulla, ve lo giuro. Badate, Imperia, il vostro silenzio non vi salverà. So io come convincerla a parlare. Altieri, conducete questa donna ai piombi e fatela mettere alla tortura. No, non so niente, ve lo giuro. Pietà, pietà! Capitano, fate frugare ogni angolo di Venezia. Impiegate tutti gli uomini che avete, ma portatemi Rolando Candiano e lo voglio vivo. Dovete trovarlo. Non troveranno nulla, eccellenza. Lasciatemi. Chi è questa ragazza? Buttatela fuori. Ascoltatemi, illustrissimo. Voi cercate un uomo, io posso darvelo. Aspettate, lasciatela. Oh, Di chi stai parlando? Di Rolando Candiano. Conosci forse il suo nascondiglio? Sì, e ve lo indicherò se mi pagate bene. Sei sicura di ciò che dici? Sicurissima. E perché non l'hai denunciato alle quarantie? Perché i vostri sbirri non pagano le informazioni. Giusto, mentre io invece... Di voi posso fidarmi. Però se i soldi me li date subito, preferisco. Qui ci sono 20 zecchini d'oro. Ah, si picchia! Voi siete un vero gentiluomo. E ti prometto che ne avrai altrettanti dopo, però. E quando credi che noi potremmo... Anche subito, se volete. Dov'è nascosto? Non molto lontano. Avete la vostra gondola? Certo. Allora possiamo andare. Voi quattro con me. Gli altri mi seguono da vicino con la barca. No, eccellenza, così scapperà di sicuro. Perché? Rolando Candiano è nascosto in una barca in mezzo alla laguna. I vostri soldati lo metterebbero in allarme. Questo è vero. Ma io come posso fidarmi a venire solo? Non avrete paura di me, spero. E poi ci tengo agli altri zecchini che mi avete promesso. Se vi tradissi, potreste sempre uccidermi. E ti assicuro che lo farei senza esitare. Voi rimanete qua. Vado solo. Seguimi.
Vedete, eccellenza? Così sembra una passeggiata sentimentale. Ci prenderà per una coppia di innamorati. Manca ancora molto? No, siamo quasi arrivati. Insomma, mi vuoi spiegare almeno dove stiamo andando? Al cimitero, eccellenza. Che cosa hai detto? Che cosa hai detto? Ho detto al cimitero. Questo è il vostro funerale, eccellenza. Come ti permetti? Ti farò impiccare! Farete impiccare anche me, eccellenza? Voi? Rolando? Sì, io, in carne ed ossa. Non vi muovete o sparo! No, non ve lo consiglio. Che cosa volete? Un vostro scritto che riabiliti la memoria di mio padre e proclami la mia innocenza. Questo vi giuro non lo terrete mai. Voglio anche un ordine di scarcerazione per Imperia. Quella donna dovrà dire la verità. Spiegare chi la convinse a mentire e perché. Se ci tenete alla sua vita, riportatemi a terra. No, vi scongiuro. Siete un vigliacco. Fate una sola mossa e l'ammazzo. Credevate di avermi giocato, vero? E invece siete in mano mia. Juana, che cos'hai? Ti ho fatto male? Non temere, sciocco. Juana. L'erba cattiva non muore mai. È morto. Non avresti dovuto ucciderlo. Era l'unico testimone sul quale potevamo ancora contare. Lo so. Infatti non volevo. Gli ho dato solo un colpetto, ma... Rolando, il cuore me lo diceva che ti avrei rivista. Certo sapevi che non ti avrei dimenticata. Sia ringraziato il cielo. Sapessi quanto ho pianto. Piangevi anche quando mi hai tradito, quando hai sposato l'uomo che ha ucciso mio padre? Ho sposato Altieri per salvarti la vita. Ed ora più che mai non me ne pento perché ti vedo qui davanti a me. Ma se tu avessi previsto la mia visita, chi avrei trovato ad attendermi? Le guardie? Quando venni in chiesa quel giorno ignoravo, ti giuro, di essere sorvegliata. Ascolta, Rolando. Ascolta. È inutile. In te non c'è altro che odio ormai. È l'unico sentimento che mi rimane. Da che la malvagità degli altri mi ha coperto di infamia, da che è svanita la mia ultima speranza. Allora perché hai voluto rivedermi? Rolando. Credevo di poter placare la mia disperazione col tuo sangue, ma purtroppo non ne sono capace. Puoi essere fiera di te, Leonora. Hai vinto. Su, va a denunciarmi. Corri. Dì a tuo marito che mi rinchiuda nuovamente nei piombi, come ha fatto con Imperia. Rolando, ti scongiuro. Liberati per sempre di me. Ma cerca di distruggere anche ogni ricordo. Altrimenti la tua sorte sarà persino più triste della mia. Addio. Apritemi la cella. La cella d'Imperia, obbedisci. State calma. Sono un'amica. Andatevene, andatevene. Perché? Sono venuta qui per aiutarvi. Che ragione ne avreste? Che cosa volete? Chi siete? Sono Leonora Dandolo. Potete fidarvi di me. La figlia del doge? Sì. Ma soprattutto una donna che ha pianto come voi. Sono venuta qua per porre fine a un'atroce ingiustizia. E voi potete aiutarmi. Lasciatemi morire in pace. Morire? Ma non pensate a vostra figlia?
Ne sapete qualcosa? Dov'è mia figlia? Non lo so, credetemi. Rolando è scomparso portando con sé il suo segreto. Non potrà farsi vivo finché sarà ricercato, finché lo riterranno colpevole. Voi però potete provare la sua innocenza, ma dovete dire tutto quello che sapete. La verità sulla morte di Davila. Al processo avete giurato il falso. È vero, ma fui costretta. Da chi? Non posso dirvelo, non posso. Bembo e Altieri. Sì, sono stati loro. Fu un'infamia. La vostra menzogna ha causato la morte del doge Candiano e la rovina di Rolando. Ora dovete dire la verità. Dio potrà essere ancora misericordioso con voi. Questa è la verità, Serenissimo Doge. Essi mi obbligarono a scrivere la denuncia contro Rolando Candiano. Ma egli è innocente, ve lo giuro. La vostra confessione non riscatta la vostra colpa, ma facilita il perdono. Comunque saranno i giudici a doversi pronunciare. Serenissimo Doge, Bembo è stato assassinato. Chi ha fatto liberare questa donna? Io, perché finalmente si sappia la verità. Non vorrete credere alle infamie inventate da una ignobile cortigiana. Le infamie le avete commesse voi e Bembo. Fate tacere questa miserabile. Ora non parlerai più. È tardi. Ho già parlato. Questa è la prova inconfutabile della vostra colpa. Consegnatemi la spada. Toglietemela, se ne siete capaci. No! Rolando! Serenissimo. Non temete, Candiano non ha bisogno di aiuto.
Promulgando le leggi volute dal doge Candiano a favore del popolo di Venezia, intendo onorarne la memoria e festeggiare le prossime nozze di Rolando Candiano con mia figlia Leonora. Cos'hai? Non sei contento? Io sono forestiero. La voce ce l'hai, no? Sì. E allora forza, grida!